Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua azienda, e in alcuni casi anche no profit, a prendere decisioni più rigorose. Oggi ti presento un caso che ha a che fare con dati sanitari. La persona chiedeva di studiare questi dati su SPSS, un programma di IBM, per fare analisi e correlazioni. Richiesta molto vaga, ma non mi preoccupa più di tanto. Mi preoccupa solo che ha citato SPSS, il che mi fa pensare che la persona ha una certa età, perché di solito SPSS, così come tutti i programmi di IBM, ad esempio SAS, un linguaggio che io detesto con tutto il cuore, lo usano le persone che hanno iniziato a lavorare negli anni 80, massimo anni 90. E oggi esistono pochi motivi per usare SPSS piuttosto che SAS. Quindi ho caricato i dati su JASP, che ti ricordo è un programma ad interfaccia grafica per la statistica che utilizza una serie di linguaggi di programmazione come ad esempio R. Abbiamo vari ricoveri per infarto, puoi vedere varie colonne, età, genere, nazionalità, l'arrivo all'ospedale, la durata dei sintomi, varie colonne tecniche, ma mi interessa soprattutto farti notare questa, ossia questo acronimo alla presentazione. Questa variabile indica l'intensità praticamente dell'infarto all'arrivo all'ospedale. Poi abbiamo la lunghezza della permanenza in ospedale e l'esito, ossia se il ricovero, nonostante il ricovero il paziente è deceduto, e altre variabili tecniche. Visto che la persona chiedeva le correlazioni, come prima cosa possiamo fare una correlazione fra l'intensità dell'infarto e le varie variabili che abbiamo, quantitative. Quindi andiamo su una correlazione classica per il momento e diciamo età. In questo caso la correlazione non risulta significativa anche a causa di questo valore anomalo che troviamo qui. Effettivamente qua troviamo un paziente donna con 109 anni. Potrebbe trattarsi di un errore di digitazione? Sì, ma comunque gli ultracentenari esistono dappertutto. Al che noi potremmo inserire altre variabili quantitative, ad esempio la permanenza nell'ospedale, ma capisci che non ha molto senso perché è ovvio che risulta collegato all'intensità dell'infarto. Qui avendo tre variabili quantitative possiamo fare solo questo tipo di correlazione. È vero che l'ultima risulta significativa, ma come ho detto è ovvio, non dà valore. Per fare le correlazioni sulle altre variabili ci servirebbe fare un tipo molto particolare di correlazione che JASP, da quanto ne so, non fornisce, al che possiamo fare invece un modello. Possiamo creare un modello che spiega l'intensità dei sintomi. Faremo una regressione lineare dell'intensità del sintomo pesato per i fattori genere, nazionalità e come covariata età. Tutto il resto non sono dati che ci interessano in termini di modello, perché ad esempio questa, come ti avevo detto, la permanenza all'ospedale dipende già dalla nostra variabile obiettivo e la mortalità non ci interessa. Potremmo studiarla in un secondo momento con un secondo modello. Come vedi, il nostro modello spiega il 53%. Ad esempio, vedi che avere una nazionalità dello IE, che non so cosa significhi, risulta significativo, mentre invece praticamente tutte le altre nazionalità, tranne SD, non risultano significative. Quindi questa cosa già potremmo escluderla in un secondo modello. Andiamo a fare un grafico di diagnostica e vedi un andamento altalenante che abbiamo margini di miglioramento. Quindi creo un duplicato senza la variabile nazionalità e abbiamo che l'R quadro va praticamente a zero e abbiamo tutte variabili non significative. Ma il problema potrebbe venire dall'intercetta. Non ha molto senso avere un'intensità di sintomi pari a 8 se azzeriamo tutte queste variabili. Proviamo a togliere l'intercetta. Togliendo l'intercetta noti che l'età diventa non significativa e il genere sì. Il grafico di diagnostica mostra ancora problemi. Proviamo a inserirgli anche il come è arrivato nell'ospedale perché il modello sembra troppo buono e mi si accende qualche campanella. Vedi che abbiamo inserito una variabile non significativa. A questo punto possiamo provare a togliergli quel valore anomalo.
ho rimosso il valore anomalo tramite questa regola. A questo punto la correlazione di prima rimane comunque non significativa. Il primo modello ha cose molto strane e comunque non ha una buona prestazione. L'ultimo modello ha ancora una volta una variabile non significativa che è l'età. Questo modello non ha senso fatto così, quindi io reinserirei l'intercetta e mi terrei semplicemente questo R quadro che è estremamente basso. Poi tolgo età. Togliendo età il modello diventa assolutamente inutile, perché l'R quadro va a 0 e abbiamo solo l'intercetta se che è significativa e il genere no. Quindi, come vedi, ci si poteva fermare qui. Si potrebbe però fare un commento sul perché il modello va così male. Innanzitutto, come vedi, abbiamo dei gradi di libertà, ossia un numero di osservazioni relativamente basso, ossia 78. Se avessimo avuto più di 100, probabilmente le cose sarebbero cambiate. Ma il problema più grosso viene dalla quantità di variabili che possiamo utilizzare. Ad esempio, se avessimo avuto delle variabili stile di vita per ogni paziente, il modello sarebbe andato una bomba. Perché, ad esempio, se noi sappiamo già che il paziente fuma, oppure ancora meglio, da quanti anni fuma, si sa già in letteratura che è un rischio molto notevole per un infarto. Oppure se è sovrappeso o obeso, si sa benissimo dalla letteratura che è un grande indicatore dell'infarto. Quindi noi qua purtroppo abbiamo per lo più variabili ospedaliere interne, non abbiamo variabili della storia clinica del paziente e di conseguenza abbiamo un modello inutile, così come anche la statistica descrittiva della correlazione. Qui non serve andare su approcci più rigorosi come l'inferenza bayesiana che ho trattato in un altro video sul tema, perché manca proprio la sostanza, che è il dato. Il dato inteso sia come numero di righe che come quantità di colonne. E come quantità di colonne intendo dire variabili che caratterizzano il paziente. Si può fare soltanto delle supposizioni, ossia che chi ha avuto un NIS più elevato è perché probabilmente aveva uno di quei fattori di rischio che ti ho citato. Quindi questo video può sembrare una perdita di tempo, ma è una lezione sull'importanza della qualità del dato che vai a somministrare al professionista. Se consegni un dataset pelle e ossa in termini di righe e colonne da utilizzare, ovviamente la qualità dell'analisi risulterà molto bassa e quasi non utilizzabile. L'unico utilizzo che si fa da questa analisi è appunto il consiglio sul come migliorare la qualità del dato. E se anche tu vuoi migliorare i dati che possiedi per la tua azienda perché ti interessa studiare alcune metriche importanti in funzione di essi, mi puoi contattare su uno dei principali social e ci metteremo d'accordo. Ciao!